Ciao a tutti, sono sempre io, Tommaso Valium, sempre comunque solo, povero. E niente, raga, Rosalia ha deciso di devastarci questo lunedì. Per cosa? Primo singolo di Lux, il nuovo album. Non sono pronto, ve lo dico. Come sempre, prima di iniziare, iscrivetevi al canale, faccia veloce gratis e ci aiutiamo tra poveracci. Tutti gli altri link li trovate qui sotto nell'info box, sotto al titolo. Questo è quello che uso principalmente. Raga, se mi vedete agitato è perché lo sono. Io amo questa donna. Per chi mi segue da un bel po' lo sa. Raga, qui parliamo di troppe cose, troppe info. Album Lux, ci vediamo qui su questi schermi a breve perché esce il 7 novembre. We are not ready. Da come è stato descritto l'album, pare che sarà un'opera orchestrale, cioè la struttura, presumo, dell'opera divisa in movimenti. Il movimento è qualcosa di importante a livello di opera, a livello lirico proprio, perché il movimento rappresenta proprio un momento di passaggio. Quello che secondo me è l'interpretazione che possiamo dare per quello che poco sappiamo e ora ci buttiamo a capofitto in questo singolo perché, cioè, nel senso ci dirà più lui di quello che posso dirvi io ora, è che Lux, la luce, no, che è stata trovata dalla nostra Rosalia, sempre santa, secondo me vuole addentrarsi in territori più teatrali. Ecco, questa è l'interpretazione che mi sono dato. Da quello che credo per le collaborazioni che abbiamo anche, e di questo ne parliamo a brevissimo, e i titoli che abbiamo, credo sia un'opera però che va sulla techno. Io la sparo, la butto. Rosalia, sapete che io ho grandissima stima di lei come artista, ci credo tantissimo. Chi dorme ancora su Rosalia mi dispiace tantissimo. Ma raga, qui non è da sola, se non fosse abbastanza, perché oggi, primo singolo, Berghain. Berghain, cioè può esistere un titolo più iconic, che per chi non lo sapesse, how is that possible? Comunque, no, in realtà posso capire, cioè il Berghain è uno dei club dance, techno, I don't know, molte cose, ecco, se ci siete mai stati, se vi hanno mai fatto entrare, lo sapete bene, è uno dei club berlinesi più fuori dal mondo in cui possiate finire. Se non vi hanno fatto entrare, potrebbero avervi fatto un favore. Dipende da che persone siete. Quindi, Rosalia, Lux Album, Berghain, che è questo club, raga, ve lo giuro, è una roba fuori dal mondo il Berghain, è proprio entrare nell'oscurità di quello che può essere un club. E featuring, per non farci mancare niente, Bjork. Io non so se sono pronto, cioè Rosalia, Berghain, Bjork, Bjork, raga. Comunque Bjork e Yves Tumor. Io mi fermo qua, dobbiamo pure sentirla per sapere che sarà qualcosa di... boh. Io già quando ho visto questo ho detto, vabbè, boh. Solo il video, perché sono curioso di quello, è uscito da poco, sono curiosissimo, devo vederlo. Io non so cosa aspettarmi. Rosalia e Bjork, raga. Per chi mi conosce da tempo sa che Bjork cioè, è la mia vita. Da sempre, da quando sono un ragazzino. Che figa questa. Ok. Che bello questo movimento di camera. No. Ma questa è la canzone? La rimetto però allora, raga. Io pensavo fosse... Quando ho visto i violini, l'orchestra, pensavo fosse un riferimento a quello che lei ha detto, no, dell'album, che sarà un'opera con i movimenti, e poi ho detto poi inizierà una canzone di Rosalia. No, io sono scioccato.
Ci vuole Morty. She's crazy. This is not possible. She's crazy. Cioè, non c'è ancora Bjork. No, she's crazy. Scusate l'interruzione, sapete che io interrompo perché voglio dire qualcosa. È che le cose da dire sono troppe, quindi credo che mi guardo il video. Se succede qualcosa nel video ne parliamo, che comunque è bellissimo questo video per quello che è in 1 minuto e mezzo. E poi mi ascolto la canzone e ne parliamo. Cioè, no raga, wow! No, io mi sto sentendo male. Dio. Ho il batticuore, raga. Ho il batticuore. No, siamo... Cioè... Sto già per piangere, perché mi conoscete. Quando qualcosa è troppo bello, questa è la mia reaction, da sempre. No, ma... Sono senza parole. Ok, allora quello che posso interpretare del video finora, e mi scazza da morire aver interrotto, è che ora è molto chiaro, no, il riferimento a Biancaneve, che si è persa, no, nella foresta oscura. Il Berghain è questo. Il Berghain Club è questo. Ora, non sto seguendo la canzone se non la parte qua di Bjork, per quel poco che ho capito. Credo sia una richiesta d'aiuto, cioè un discorso di perdizione dietro, lo analizziamo subito dopo, eh. Finiamo il video intanto. No. No, pure Yves così che mi arriva, torniamo un attimo indietro, è tutto fuori da ogni grazia di Dio. Sta fuori da ogni grazia di Wow. In questo canale sono state usate molto spesso le parole wow, incredibile, sono senza parole, ma mai come oggi sono state usate bene. Ho appena sentito la miglior canzone dell'anno. Partiamo a livello sonoro. È veramente cioè è tutto orchestrale, è tutto incentrato sull'opera. Il classico, no? Il classicismo. E già solo questo, già solo questa ricerca sonora, questo addentrarsi è fuori di testa. Nel 2025 far uscire un singolo con questi suoni, con questo sound. E io non posso che inchinarmi a Rosalia e dire che è una delle vere artiste di cui oggi abbiamo bisogno, perché Cristo e Dio torniamo a fare, a creare, a divertirci con la musica, a usarla per comunicare qualcosa, non solo per vendere. Perché si è scelto questa cosa? Perché l'opera deve essere orchestrale,
perché serviva questo avvicinamento al classico, probabilmente per la storia che vuole raccontare con Lux, che appunto vuol dire luce. Ora la riascolto e poi ne parliamo. Raga, se tutto l'album è così, viene fuori un video di 5 ore con l'album. Però sapete cosa? Secondo me no, non sarà tutto così l'album. Intanto adoro che abbia usato Bjork in questa precisa e non in qualcosa di dance elettronico. Cioè, ci ha gaggato da morire. Cioè, tutti fregati. Tutti fregati. Ma poi Bjork, in vero, arriva dalla musica classica, per chi la conosce davvero, e sono sicuro che qui qualcuno che mi segue conosce bene Bjork e sa di cosa sto parlando. E quindi è bello averla scelta per questo brano, cioè, non so se mi sto spiegando, sono completamente sconvolto. Cazzo, è veramente questa? Cioè, ora ho messo la canzone da Apple Music, quindi ne sono sicuro al 100%. È veramente questo? Cioè, io non ci ho creduto fino a... Cioè, ma... No. No. Oh mio Dio, cioè, questa sarà la mia nuova obsession, ve lo dico. Comunque è un cazzo di genio. In un anno in cui era tornato in voga il gotico, il vittoriano, tutta quella wave, no, che arriva anche dalla moda, ne abbiamo già parlato in altri video, sia per Galliano, poi appunto il dark pop, The Weeknd, Gaga, moltissimi, moltissimi col dark pop sono tornati quest'anno, e anche chi non fa parte del dark pop ha cercato di buttarcisi dentro. Lo vediamo molto in una Miley che assume nel suo disco dei tratti disturbanti. Lo vediamo in una Tears di Sabrina Carpenter, che è letteralmente la canzoncina più gioiosa del mondo, ma ci facciamo un video da Halloween, ok? E lei, cioè Rosalia ha detto, bene, questa è la wave, io la porto al massimo, io non prendo il vittoriano, io prendo tutta l'opera, tutta. E l'ha fatto in maniera magnifica, magnifica. Cioè, è geniale questa cosa, è geniale aver subito interagito con quello che stava girando nel mondo a livello artistico, non a livello di commercio. Qui si parla proprio di un altro genere di mainstream, il mainstream che non arriva effettivamente a fatturare, ma il mainstream che è un senso di comunità, di vita, di moda, di stile, di iconografie. È tutto un altro lavoro, ed è un lavoro magistrale, raga. E lei ha detto prendiamo quello e lo portiamo a livelli astronomici, e quindi arriva l'opera intera. Facciamo tornare la musica classica nel 2025. Cioè, sono scioccato. Ma poi, mamma raga, i vocals. No. Ok. 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 Ok, parliamo della canzone, finalmente. Il testo, intanto. Io mi sono preso delle parti che mi sono piaciute tantissimo, tra cui il coro, che incita la sua paura e la mia paura, la sua rabbia e la mia rabbia, ripetuto in tedesco, cioè... E per quello il Berghain, no? Perché scegliere Berghain? Perché intanto i temi trattati in questa canzone sono appunto, come immaginavo, la perdizione nell'oscuro. E quindi c'è questo dualismo, no? Tra la sacralità, il classicismo, l'opera e il sacro e il profano, appunto. Il Berghain è il profano, il tedesco, l'uso del tedesco, perché ci stiamo addentrando nell'impurità dell'anima, gli errori, la brutalità, il desiderio carnale in maniera cioè proprio fuori da ogni norma sociale. E credo a questo punto che questa creatività derivi dalla rottura probabilmente che c'è stata con Rauw Alejandro. Però sapete cosa? Forse non è nemmeno
riguardante una relazione e nemmeno la carnalità in quel senso. Forse è un gioco di introspezione sulla fama, sull'identità, sull'io. Non lo so, c'è di tutto, perché poi un'altra parte che mi è piaciuta molto è la fiamma mi attraversa il cervello come un orsacchiotto di piombo, perdita dell'innocenza, no? Tengo così tante cose nel petto, per questo il mio cuore è così pesante. Comunque scrittura 1000, ma poi altre parti, tipo c'è una parte che fa riferimento proprio a quello che vediamo nel video, ovvero l'uso della zolletta di zucchero, perché lei si definisce sono solo uno zuccherino per il caffè, per l'amaro, no? Riesco poco ad addolcirlo, non ce la faccio a renderlo del tutto dolce, rimane comunque caffè. Cioè, appunto, secondo me è più un discorso di dualità tra l'oscurità e la luce, il corpo e lo spirito, a quali dare ascolto, capite? Interessantissimo. E infatti il Berghain è noto per l'atmosfera oscura, immersiva, che ti assorbe, che ti toglie la luce e quindi poi no. Il titolo Lux assume ancora di più, no, il senso di bisogno. Tra l'altro ho trovato su internet che il brano, questo, viene collocato, a detta della costruzione dell'album, nel secondo movimento, quello di cui vi parlavo prima. Quindi quello che deduco io è che i movimenti che dividono in atti il disco avranno questa struttura orchestrale pazzesca. Fosse così anche tutto l'album andrebbe benissimo, ma secondo me invece anche il disco giocherà su dualismi e secondo me arriverà la techno. Io me lo sento che ce la fa questa cosa ed è bello che in un brano in cui tu citi il mondo della techno con il Berghain, con Bjork, con Yves, me lo fai orchestrale. Il Berghain stesso sembra assumere quasi un aspetto religioso in questo caso, come se fosse una chiesa, no? Una chiesa dell'oscurità, della trascendentalità, della trascendenza, scusatemi. Non lo so, raga, il mio cranio è esploso, è una canzone, Cristo santo. Poi la parte di Bjork interviene quasi proprio come una voce, no, del divino, perché dice, questa è è un intervento divino. L'unico modo per salvarci è con l'intervento divino. Secondo me non intende Dio, intende più che altro la collettività, l'unione, perché il Berghain è un locale che inevitabilmente tende a dividerti, tende a lasciarti solo. Tu puoi anche entrare con 10 persone, ma avviene anche senza volerlo la perdizione. Io ve ne parlo perché magari per chi non c'è stato, insomma, non conosce il Berghain, almeno sa qual è il contesto, no, di cui si tratta. E poi arriva la parte più tremenda, che è proprio quella, cioè, che mi ha scioccato. È solo una riga quella di Yves Tumor, ma è potentissima. I fuck you till you love me. Ti fotto finché non mi ami. È veramente il massimo, no, dell'oscurità carnale. Sembra essere interpretata da lui. L'Eros, in questo caso, è una via di trasformazione. Cioè non è solo una questione di desiderio, è proprio una cosa che ti evolve, che ti muta. E comunque un anno fa io feci la reaction a Disease di Lady Gaga, che credo sia una dei miei video preferiti, nonostante io sia completamente frizzato. Ecco, questa volta devo dire che c'è stato un minimo di... Ma perché, raga, ho sentito la canzone 3 volte, quindi è una fake reaction questa che vi sto dicendo ora. La reaction vera è quella che avete visto a inizio video, e finalmente sto iniziando a ragionare leggendo anche il testo. Questo non l'ho fatto con altri video, altre cose. Qui mi serviva perché, cioè, ora ho l'ansia per l'album. Raga, ditemi voi le vostre considerazioni, voglio sapere tanto. Parliamone. Non lasciamo dormire questa cosa, perché ha dell'incredibile. E tutti pronti per Lux. Tutti.